La notte era calma e silenziosa. La luna piena illuminava le strade di un piccolo paese tra le colline. Le case erano chiuse, le finestre spente. Solo una luce restava accesa al secondo piano di un edificio antico. Marco era seduto al tavolo della cucina. Aveva 40 anni, viveva da solo e lavorava da casa come traduttore. Di giorno parlava con clienti, leggeva testi, correggeva frasi. Di notte, invece, restava solo con i suoi pensieri. Quella sera non riusciva a concentrarsi. Sentiva un peso nello stomaco, una sensazione difficile da spiegare. Si alzò per bere un bicchiere d'acqua e guardò fuori dalla finestra. Nel giardino vide un gatto nero. Era fermo sotto un albero. Non si muoveva. I suoi occhi gialli brillavano nella luce della luna. Marco non credeva alla superstizione del gatto nero che porta sfortuna, però quel gatto non sembrava un animale qualsiasi. Era troppo immobile, troppo attento. Marco chiuse la tenda e tornò al tavolo, ma dopo pochi minuti si alzò di nuovo. Il gatto era ancora lì, lo stava guardando. La mattina dopo, Marco pensò che fosse stata solo una coincidenza, ma quando aprì la finestra per far entrare aria fresca, vide il gatto vicino al gancello. «Sei ancora qui?» disse piano. Il gatto non scappò, si avvicinò lentamente. Aveva il pelo lucido, il corpo magro ma forte. Non portava un collare. Marco scese in giardino con un pezzo di pane. Il gatto lo annusò, ma non lo mangiò. Continuò a guardarlo. Nei giorni seguenti, il gatto tornò ogni sera alla stessa ora. Marco iniziò ad aspettarlo. Finiva il lavoro, spegneva il computer e andava alla finestra. Se il gatto non era ancora arrivato, sentiva una piccola delusione. Una sera preparò una ciotola con del tonno, si sedette in giardino e aspettò. Il gatto uscì dall'ombra e si avvicinò senza paura. Mangiò lentamente. Quando finì, non scappò, restò lì. Marco si sedette per terra, a poca distanza. Il gatto fece un passo verso di lui, poi un altro. Alla fine sfiorò la sua mano con la testa. In quel momento Marco sentì un ricordo riaprire una porta chiusa da anni. Molti anni prima aveva avuto un gatto nero. Si chiamava Ombra. Era il gatto di Elena, sua moglie. Ombra seguiva Elena in ogni stanza. Dormiva ai suoi piedi, si sedeva tra loro quando guardavano un film. Marco ricordò una sera in particolare. Elena era seduta sul divano, con Ombra sulle ginocchia. Lei parlava di un problema al lavoro. Marco ascoltava solo a metà, pensava alle scadenze, ai clienti, ai soldi. Elena, ne parliamo domani, aveva detto. Ma domani non era mai arrivato. La separazione era stata lenta, nessuna grande lite, solo distanza, solo silenzio. Elena aveva detto una frase che Marco non aveva capito subito. Non mi sento più vista. Dopo il divorzio, Ombra era rimasto con lei. Marco non aveva più voluto un animale. Diceva che era per la libertà, in realtà era per paura di affezionarsi di nuovo. Ora davanti a lui c'era un altro gatto nero. «Non puoi essere tu», mormorò.
Il gatto lo fissava con uno sguardo profondo. Passarono le settimane, il gatto iniziò ad entrare in casa, esplorava le stanze con calma, si fermava spesso davanti alla camera di letto, come se conoscesse già quel luogo. Una notte saltò sul letto, si sistemò vicino al cuscino, nello stesso punto dove dormiva Ombra. Marco non riuscì a dormire. Nei giorni seguenti iniziò a fare sogni strani. Sognava Elena seduta in cucina. Sognava discussioni che non avevano mai fatto. Nel sogno lui parlava, spiegava, chiedeva scusa, ma al risveglio restava il silenzio. Una sera trovò il gatto davanti all'armadio dove aveva ancora una scatola con vecchie foto. Marco non apriva quella scatola da anni. Il gatto miagolò piano. Marco aprì l'armadio, tirò fuori la scatola. Dentro c'erano fotografie del matrimonio, viaggi al mare, cene con amici. In molte foto c'era Ombra tra lui e Elena. Marco sentì una stretta al petto. Non era solo nostalgia, era consapevolezza. Capì che non aveva mai davvero accettato la fine, aveva solo messo tutto in una scatola. Quella sera il telefono squillò. Numero sconosciuto. Marco guardò il gatto. Il gatto era seduto sul tavolo, immobile. Pronto? Marco? Era Elena. La sua voce era più matura, ma riconoscibile. «Ciao», disse lui. Silenzio. «Non sapevo se chiamare», disse lei, «ma ho pensato che fosse giusto». «Cosa succede?» chiese Marco. Elena fece un respiro profondo. «Ombra è morto». Marco si sedette lentamente. «Era malato da tempo», continuò lei. «L'ho accompagnato fino all'ultimo giorno. Sai una cosa? Guardava sempre verso la porta». Marco sentì le mani fredde, come se aspettasse qualcuno, aggiunse Elena. Marco guardò il gatto nero davanti a lui. «C'è un gatto qui», disse senza pensare. «Nero, è arrivato poco tempo fa». Dall'altra parte ci fu un lungo silenzio. «Il giorno dopo la morte di Ombra», disse Elena piano, «ho sognato che correva libero in un giardino. Era tranquillo». Marco non sapeva cosa dire. Non credeva ai segni, ma la coincidenza era forte, troppo forte. «Forse è solo un caso, forse», rispose Elena, «ma io penso che certe cose arrivano quando siamo pronti». La conversazione continuò. Parlarono del passato, dei loro errori. Marco disse finalmente: «Avevi ragione, non ti ascoltavo. Pensavo che l'amore fosse sicuro, ma l'amore ha bisogno di attenzione». Elena rimase in silenzio, poi disse: «Anch'io ho fatto errori. Ho smesso di parlare quando non mi sentivo capita». Le parole erano difficili, ma vere. Dopo quasi un'ora la chiamata finì. Marco restò seduto in silenzio. Si voltò verso il tavolo. Il gatto nero non era più lì. La porta-finestra era chiusa, le finestre chiuse. Nessun rumore. Marco cercò in tutte le stanze, guardò sotto il letto, dietro il divano, in bagno. Niente. Aprì la porta e uscì nel giardino. La luna era alta nel cielo. Sotto l'albero non c'era nessuno. Marco rimase fermo a lungo. Non sentiva paura, sentiva una strana pace. Non sapeva se il gatto era reale o se era arrivato solo per un momento preciso, ma capiva una cosa importante. Il gatto era apparso quando lui era pronto a guardare il passato. Nel giorno dopo, Marco non aspettò.
chiamò Elena. Questa volta non voleva perdere tempo. «Ti va di prendere un caffè?» chiese. Ci fu una piccola pausa. «Sì», rispose lei. Marco guardò il giardino un'ultima volta. Il gatto nero non tornò mai più, ma ogni tanto, nelle notti di luna piena, Marco aveva l'impressione di vedere due occhi gialli brillare nell'ombra e allora sorrideva, non perché credesse alla magia, ma perché aveva finalmente imparato ad ascoltare. Pensi che il gatto nero sia stato solo un caso o un segno? Cosa ne pensi? Scrivi la risposta nei commenti.